L'Alfa Romeo è il brand più iconico del mondo, è l'auto che vince il primo campionato del mondo, che guida tazze nuvolari, è l'auto che guidano i VIP, attori, attrici, cantanti, è l'auto che fa sognare tutti. Ma serviva un luogo che non fosse solamente in grado di ospitare questa collezione, ma che fosse in grado di trasferire questa emozione. È una sorta di passaggio tra il presente e la storia, è una sorta di trasferimento verso un mondo davvero magico. Auto sportive, Alfa Romeo, sono model consiglio. Il motivo per cui esiste questo posto è la celebrazione della storia di un uomo, mio padre Pietro. Tutto nasce nel 1955. Mio padre Pietro aveva 19 anni e insieme ai suoi fratelli decise di aprire un luogo per vendere e riparare automobili di marca Alfa Romeo. Non si chiamavano ancora concessionarie, ma a tutti gli effetti erano quello. L'Alfa Romeo, che nasce nel 1910, per molti decenni rimane un sogno proibito per pochissime persone molto ricche. E quindi quando mio padre inizia a fare questo lavoro, io dico sempre che lui non sta vendendo automobili, ma sta realizzando i sogni delle persone. Anzi, i sogni sono due. Uno che è quello di avere un'auto e il secondo che sia un Alfa Romeo. Qui ci sono le auto e il loro luogo naturale, che è una strada. I nostri piedi sono sull'asfalto, non ci sono i pavimenti, le pedane, non c'è nulla. Siamo noi che andiamo a trovare loro esattamente dove devono stare, no? È una collezione statica, però dà questa impressione di dinamicità, no? Con la strada che si vede con le righe di una strada molto bella, molto scenico. Camminando lungo questa strada noi attraversiamo di certo la storia dell'Alfa Romeo e delle automobili, ma è anche la storia del design, della musica, del cinema e poi la storia della politica e della società. Alfa Romeo è stata azienda di Stato, poi è una storia di famiglie, perché su queste auto ci siamo stati tutti. È una storia che appartiene a tutti noi e le persone quando arrivano qui, Marius, credimi, moltissime volte hanno pianto, perché si ricordano l'auto su cui si sono sposati, la prima auto che hanno guidato, l'auto del nonno, della zia. È una potenza di memoria incredibile. E qui ci sono 2 auto uniche al mondo, alcune sono molto rare, in edizioni limitate, serie speciali, altre sono anche molto normali. Ma comunque se la possiamo dire, no? Voi avete anche dei pezzi, delle macchine che non ci sono neanche al museo storico. Sì, lo possiamo dire perché è un fatto. Noi raccontiamo questa storia di questo marchio da un punto di vista diverso, come ti dicevo, di chi le auto le ha vendute. Celebra allo stesso modo un senso di appartenenza fortissimo di tutto il mondo a questo marchio. Allora Marius, questa è una delle 2 auto uniche al mondo che noi abbiamo nel museo. Si tratta di una normale 155 in versione Q4 2000, ma che fu nel 92 appositamente preparata per andare a Bonneville, sul mitico lago salato dove si corre lo speed record, no? Allora, l'allora direttore di Gente Motori, appunto che si chiamava Marin, andò in Alfa Romeo e disse: prepariamo un'auto per cercare di stabilire un record. Lì ci sono tantissime categorie e quest'auto fu portata all'interno della categoria GPS, che sono auto normali ma sovralimentate, quindi con un motore un po' preparato. Quindi prendono questa automobile e la preparano. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto intervengono un po' ovviamente sul motore per renderla più potente, però poi la preparano perché deve correre a una velocità diversa da quella per cui è stata progettata. Gli ancoraggi sul cofano, gli ancoraggi sul parabrezza, sedili ovviamente sportivi, i roll bar. Insomma, questa automobile viene assolutamente predisposta per andare alla massima velocità possibile. È così che sfiora i 300 km/h. Vedi, arriva qui e fa il record. È il 25 settembre del 1992. Questa automobile è l'automobile più veloce. Da allora questo record è ancora imbattuto. E poi ti dicevo, insomma, lui tiene anche le serie speciali, tipo, non so, la 75 Turbo Evoluzione, quindi fatta in 500 esemplari. Tutte auto che si vendevano nelle concessionarie, però un po' particolari.
E se tu la guardi con gli occhi di oggi è assolutamente un'auto straordinariamente moderna. No, è Quindi, una scultura, è un altro tipo di fare automobili. esatto, No? Ed è rimasto però così particolare fu tuttora. una grande sfida quella di Andrea Zagato, fu la sua prima auto, portò in vendita alle persone normali in un materiale plastico, un'auto con questo tipo di, diciamo, design molto molto originale. Era comunque una 3000, tra l'altro uscì nel momento in cui l'Italia non stava proprio economicamente al massimo della sua storia, e quindi insomma tutte queste cose la resero un flop. Oggi invece, come ben tu sai, è un'auto molto desiderata e amata. La mia storia di amore con l'Alfa Romeo, per l'Alfa Romeo, è cominciata con la SZ, con questa macchina. Ecco. Nell'89, quando è uscita, ero giovane, un bambino, no? Avevo 8 anni, e per me è stata la prima macchina che mi è piaciuta. Al dispetto del marchio, non sapevo nemmeno cosa fosse un Alfa Romeo. Poi ho cominciato a imparare, però sì, questa, la SZ rossa, è la mia prima Alfa La tua preferita. prima Alfa del cuore. Sì, sì. Questa è in assoluto l'auto che preferisco. Bellissima. Stupenda. Esatto, e il motivo è quello lì. Scaglione ha fatto un lavoro stupendo. Stupendo, e si vede assolutamente questo tratto di questa eleganza. Quello che a me piace di questa automobile è che se tu ci fai un giro intorno è bella in qualsiasi posizione. Il frontale, la parte del fianco che è così assolutamente bombato ma allo stesso tempo molto elegante, raffinato. Io la trovo, tutte le volte che la vedo davvero me ne innamoro. Come hai detto tu, questi sono i manifesti, no? Quando riceviamo i ragazzi e le ragazze delle scuole, loro non sanno cos'è il mondo prima del digitale, no? Il mondo prima del digitale è la carta. No LED wall, no video, niente di tutto questo, ma manifesti appesi alle pareti per comunicare i nuovi modelli, per fare una serie anche di attività di promozione. E io vorrei farti vedere in particolare un poster che io amo molto, che è quello lì. E quindi appunto qui c'è una grande biblioteca, una grande emeroteca, lui ha tenuto tutte le copie di 4 ruote, e poi anche questi trofei disegnati da grandi artisti italiani per i piloti Alfa Romeo, Bruno Munari, Lucio Fontana, Gio Pomodoro, delle vere sculture. Tutti i mesi, negli anni 60, da Alfa Romeo Milano via Gattamelata, 1964, venivano spediti, fratelli Cozzi, Legnano, un set di fotografie per dimostrare che le Alfa Romeo erano auto importanti. Che cosa volevano dimostrare quindi queste foto? Ad esempio che Sofia Loren usa l'Alfa Romeo quando va a ritirare un premio del cinema, e anche Gina Lollobrigida. E poi indovina quale auto usano i Beatles quando vengono in Italia? Questo è John Lennon che scende da un furgone Romeo. E poi tutto quello che è vittorie, inaugurazioni, esposizioni, tutto quello che pone queste auto al centro dell'attenzione del mondo. Questa foto ha un influencer, perché se non è influencer John Lennon, Sì. Questo è evidentemente un product placement, perché in fondo Alfa Romeo la usavano perché gli hanno detto anche di usarlo. Questa è una caption, e quindi questo è un post di Instagram di 60 anni fa. E a quel punto questo ragazzo di 19 anni si trova in quella che io chiamo la tempesta perfetta. E allora succede una cosa che io racchiudo nella parola amore. Lui si innamora di quello che sta facendo, di questo marchio, e fa quello che fanno gli innamorati. Non si vuole separare da quello che ama e quindi le tiene tutte. Lui tiene tutte le auto che vende, quindi la produzione di massa di Alfa Romeo, quella che va in vendita alle persone, ma proprio le auto di tutti noi. E quindi una dopo l'altra lui colleziona tutti i modelli prodotti da Alfa Romeo, selezionando le serie speciali, le edizioni limitate, i motori più performanti, dal 1950 fino al 2015. La cosa più straordinaria che fa è, insieme alle automobili, lui tiene tutto. Che cos'è tutto? Centinaia di poster, migliaia di fotografie, le brochure, i leaflet, i giornali, i libri, i trofei, il merchandising, tutte le lettere di corrispondenza tra Alfa Romeo e la concessionaria, tutto, conservando un incredibile patrimonio documentale che ci racconta che cosa significava vendere le automobili nel corso dei decenni. Qui le auto non sono state fatte, qui le auto sono state vendute, e quindi quella magica relazione tra chi vende e il consumatore finale che poi finalmente può guidare l'oggetto del suo desiderio.